Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi e di cliccare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Questa volta andremo a sfruttare finalmente tutti gli avanzi delle lane che abbiamo. Io personalmente ho aperto un cassetto e ho trovato tantissime lane, tantissimi gomitolini, piccoli, grandi, che non riuscivo a usare per creare un capo unico con un unico colore, con un unico filato. Però possiamo anche abbinare insieme diverse tipologie di filati, perché abbiamo la possibilità di mescolare con un filo fine di mohair, per esempio un lamé, oppure un acrilico con un colore piuttosto che con un altro. Io ho scelto tutte tipologie di scalature di lana o di filati, dal verde al blu, azzurro, per avere un'armonia di tonalità. Però voi potete fare tutte le varianti che volete con i contrasti di colore che più vi piacciono, a secondo anche degli avanzi che avete, perché potrebbe venire in maggioranza bianco con le rifiniture blu, o potrebbe venire tutto colorato perché vi piace tutto colorato. Il modello è fatto tutto intero, senza cuciture, quindi è molto molto semplice la realizzazione, anche se comporta diversi passaggi, però la realizzazione è semplice e è a modellato, cioè vuol dire che il giro manica, la parte del petto e la vita sono un po' più ammodellati. In questa maniera, essendo un unico pezzo, non è privato comunque da un modello che torna, che piomba e che è modellato al corpo. Questo poncio è semplice, è molto semplice da fare anche per i principianti. Basta avere l'accortezza di capire bene passaggio passaggio, ma per i più esperti sicuramente è una cosa semplicissima. Vi ho lasciato diverse spiegazioni per avere la possibilità di seguire passo passo, con anche delle piccole schede riassuntive, sulla quantità di lana da usare, sulle descrizioni dei passi eseguiti, e quindi vi auguro buon lavoro. Quando abbiamo tante lane di tipo diverso, tanti avanzi, tante lane diverse, o filati anche non di lana, di lamè, di cotone brillante, che vogliamo unire insieme, non saranno mai della stessa grandezza. Quindi la prima cosa è costruire un piccolo campionario abbinando vari filati insieme, in maniera che possano raggiungere tutti lo stesso tipo di spessore, in modo da poterli lavorare con un uncinetto unico e con una grandezza di punto di maglia unica e uniforme, in modo da uniformare poi tutto il lavoro. Quindi andremo a scegliere gli abbinamenti in modo da creare delle tonalità più chiare, delle tonalità medie, delle tonalità di contrasto di colore, e anche mettiamoci anche qualcosa di scuro, perché alternando questi colori avremo una profondità maggiore se ci mettiamo lo scuro e una luminosità maggiore se ogni tanto ci mettiamo anche il chiaro. Quindi la scelta dei colori è importante, ma è anche importante l'abbinamento di vari filati insieme. Ci possiamo mettere un lamè insieme a un mohair in modo da dargli brillantezza. Possiamo mettere un filato di bambù, possiamo mettere un acrilico che però va a illuminare anche un colore scuro.
Quindi ci sono tantissime possibilità di abbinamento, ma cerchiamo di decidere prima quali filati unire insieme in maniera da velocizzare poi il nostro lavoro. Per fare questo poncio e abbinato alla lana che ho scelto, ho preso un uncinetto 4,5 in modo che il lavoro venga abbastanza morbido. Andrò a iniziare un punto catenella e mi costruirò 100 maglie. 2, 3, 4, quindi 100 catenelle. Ogni 25 catenelle andrò a mettere un segnettino in modo da creare 4 quadranti tutti uguali. Quindi andrò a segnarmi nei 4 punti ogni 25 maglie un segnalino. Gli angoli dello scollo verranno ad essere questi due, quindi questo verrà a formare le spalle. Quindi toglierò il segnalino da qui e andrò poi a unire queste due parti. Lasciatevi sempre le catenelle aperte quando andremo a fare il primo giro, così nel caso aveste sbagliato di una o due maglie potreste aggiungerle o toglierle da qui. In questa maniera, anche se non siamo proprio fenomenali con la matematica, riusciamo a fare 4 angoli uguali. Per il primo giro inizio con la base del punto Granny. È un punto famosissimo, si possono realizzare anche coperte, cappottini, tutto. Quindi andrò ad alzarmi di 2 catenelle in verticale per creare l'altezza e andrò a fare 2 maglie alte nelle successive. Quindi 1 e 2. Poi faccio lo spazio di una catenella, quindi salto una catenella di base, entro nella seconda disponibile e faccio altre 3 maglie alte. Verrà così un forellino che divide le 3 maglie alte dalle successive. Questo forellino poi ci servirà successivamente a creare il nostro punto Granny. Andiamo a continuare le altre 2 maglie alte. Quindi una catenella, salto una catenella di base, entro nella catenella successiva per fare le altre 3 maglie alte e continuo così fino a raggiungere il segnalino giallo che mi determina il mio primo angolo. Quando arriviamo in prossimità dell'angolo andiamo a prendere la prima maglia disponibile dopo sempre aver lasciato una catenella e facciamo 1. Questa volta andiamo a prenderlo sotto tutto il cappiettino, 2, 3, facciamo l'angolo, vale a dire 1, 2, 3 catenelle e proseguiamo con 3 maglie alte, le prime 2 prese
sotto, 1, 2 e l'ultima presa nella maglia in sospeso. Questa. Ecco. Possiamo a questo punto togliere il segnalino e abbiamo il nostro angolo. Quindi una catenella, si salta una maglia, si va in quella successiva, si fanno 3 maglie alte e si continua così per tutto il lato. Abbiamo così il primo angolo dello scolo del davanti. Proseguiamo per tutto la parte fino al prossimo angolo che realizzeremo con la stessa tecnica. Terminato tutto il giro, andiamo a chiudere con una maglia bassissima il nostro giro. Quindi avremo tutta una serie di 3 maglie alte e una catenella e 2 angoli che ci permettono di creare il nostro scollo. Una volta terminato il nostro giro andremo a mettere 2 segni sulle metà delle spalle. Chiudiamo la maglia e tagliamo il filo perché ora cambieremo colore e iniziamo sempre dalla metà della spalla. Dentro a questo buchino faremo 3 maglie alte e dentro ogni buchino faremo 3 maglie alte e ripercorreremo lo stesso perimetro facendo 3 maglie alte dentro il buchino, una catenella, 3 maglie alte dentro il buchino, come è il punto granny. In questo momento non facciamo né aumenti né diminuzioni perché questo tipo di scollo ci permetterà di avere un'inclinazione della spalla, continuando a diritto senza aumenti, proprio ammodellata alla nostra spalla. Quindi tutto risulterà armonioso. Poi quando ci sarà bisogno aumenteremo o diminuiremo le maglie. Andiamo a prendere il colore successivo e prendo un filo di lana chiara celeste e un bambù sfumato. Andiamo a fare 3 maglie alte nel buchino della spalla. Una catenella e poi 3 maglie alte nel prossimo buchino. Mi slitto le codine in maniera che vadano sotto al prossimo punto in modo da nasconderle, da fermarle e nasconderle. Quindi vado a fare 3 maglie alte nel prossimo buchino. 1, 2 e 3. Continuerò così
ripercorrendo tutto il perimetro, e quando arrivo all'angolo ripropongo lo stesso motivo all'interno dell'angolo. Quindi quando arrivo all'angolo faccio 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, e poi ricomincio il lato. Continuiamo ad andare avanti così, ogni giro cambiamo colore, e all'angolo entriamo nell'angolo con 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, e continuiamo ad andare avanti così. Ogni volta il filo, la codina, si lavora insieme come si presenta il lavoro. In questa maniera fermiamo il filo e poi tagliamo la codina in avanzo. Andiamo avanti iniziando sempre dalla parte della spalla. La maglia granny ha una particolarità: tende a virare verso una direzione, quindi è sempre meglio fare un giro dal diritto e un giro dal rovescio, cioè ogni giro girare il lavoro. La parte, diciamo, dello scollo l'ho fatta molto attentamente dal diritto. Adesso, da ora in poi, cominceremo a lavorare un giro a rovescio, un giro a diritto, perché se no tende a stralisciare. Già queste 2 puntine, vedete, già tende a prendere una brutta piega. Quindi per ovviare a questo problema faremo un giro a diritto, un giro a rovescio. Ecco qua il nostro poncio, e abbiamo realizzato riga dopo riga in colori diversi, sempre dopo, diciamo, il pezzo dello scollo abbiamo iniziato a lavorare una riga a rovescio, una riga a diritto, in modo da non farlo stralisciare. Quindi quando arriviamo per la taglia media a circa 23 centimetri dal collo, iniziamo la divisione delle maniche dal corpo. Come facciamo a stabilire quanto distribuire per il corpo e quanto distribuire per la manica? Dividiamo questa misura in tre parti uguali, quindi un terzo e un terzo. Quindi 2/3 andranno al corpo e un terzo andrà alla manica. Quindi io ho 15 gruppi di 3 maglie, quindi conterò 1, 2, 3, 4 e 5 gruppi di 3 maglie e metterò un segno. Da questo segno io, che però me li proporrò nella parte di sotto e simmetricamente anche dall'altra parte, io da questo segno dovrò cominciare a lavorare il poncio in maniera separata. Che vuol dire? Vuol dire che lavorerò la manica a sé fino ad arrivare qui, e poi vi spiegherò come collegare questa parte con questa parte, e poi lavorerò la parte del corpo separatamente dalle maniche. E ora andremo a vedere come fare questa divisione. Intanto, come vedete, i 4 marker determinano il punto preciso in cui io mi dovrò attaccare con le maniche e con il corpo. Vedete che ho iniziato la parte della manica da marker a marker con 3 maglie alte iniziali e 3 maglie alte finali. Ora dovremo unire le 2 parti per fare il sottomanica facendo una linea di congiunzione che andrà ad aumentarmi il sottomanica.
Più è grande la taglia, più sottomanica dobbiamo andare a fare, più è importante il giro del seno e più grande dovrà essere questo spazio. Diciamo che per una taglia media andremo a fare 16 maglie, perché dovranno essere un multiplo di 4, cioè 3 più 1, che è il modulo del nostro punto Granny. Quindi andiamo a costruirci 16 catenelle. Per fare la base della nostra catenella interrompiamo il filo, chiudiamo e dopo questa codina l'andremo a fermare insieme al lavoro. Adesso dalla parte della base avviamo 16 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vado a riunirmi all'altro market che avevo iniziato, quindi alla base di questo market. Vado a riunirmi qui, lascio il market per avere più chiarezza, però lo potrei anche togliere. A questo punto, una volta riunita, vado a salire per raggiungere l'altezza della maglia alta, salgo lungo la maglia alta che avevo creato, ecco, inizialmente. Adesso ho lo spazio per proseguire la mia fantasia appunto Granny, quindi andrò a costruirmi una maglia di separazione con passo una catenella, entro in quella successiva, una maglia alta, in quella successiva una maglia alta, come abbiamo fatto all'inizio del nostro lavoro. In quella successiva una maglia alta, e sono 3 catene, 3 maglie alte e una catenella, quindi continuerò con una catenella, salto una catenella, vado in quella successiva e mi creo 3 maglie alte fino ad arrivare alla stessa altezza dell'inizio del mio lavoro e vado avanti così fino a raggiungere il primo gruppo di maglie alte. Come vedete, questo giro è il giro manica completo e la larghezza della manica verrà a essere questa. Perché? Perché io continuerò il corpo su questa striscia qua. Quindi a questo punto posso continuare la manica in diritto così come ho impostato le mie maglie. Quando andrò a fare il davanti farò la stessa cosa, mi comporterò nella stessa maniera come si presentano queste maglie, così continuerò su questa linea come se fosse una parte tutta diritta. In questa maniera avrò l'ampiezza del giromanica, del sottomanica. Come vedete ho fermato le codine in modo da lavorarci sopra e da fermarle, che poi queste verranno tagliate, e continuo il giro manica con il solito punto Granny. Questi due giri, diciamo, di celeste chiaro, io li farò
li riprodurrò non solo nell'inizio della manica, ma nell'inizio anche del corpo, in modo da avere una continuità di colore. Quindi procediamo con tutti questi giri per fare la manica. Ecco che abbiamo impostato la prima manica, i primi 2 giri della manica, che a questo punto è semplicissimo poter continuare perché devo andare semplicemente a diritto da qui in poi, continuando un giro al rovescio, un giro a diritto, e andrò a fare la stessa identica cosa nell'altra parte, la seconda manica. Adesso che le 2 maniche sono impostate, andrò a continuare il mio davanti, il mio corpo, già avendo l'impostazione della maglia granny da dove continuare, perché qui andrò a fare 3 maglie alte, qui andrò a fare 3 maglie alte e qui andrò a fare 3 maglie alte, sempre separate da una maglia catenella. Quindi molto semplicemente percorrerò tutto questo perimetro fino all'altra parte della manica a giro, girando, perché qui è tutto collegato e quindi girerò intorno a questo e andrò avanti semplicemente in questo modo per continuare il corpo. Il primo giro lo faccio così come viene. Successivamente dovrò fare delle diminuzioni perché se altrimenti andrà sempre ad aumentare, sempre ad aumentare, sempre ad aumentare e verrà un po', diciamo, troppo grande, quindi dovrò andare a fare delle diminuzioni sul fianco. Ora vedremo come fare le diminuzioni. Intanto produrremo una riga tutta uniforme, così come si presenta, sempre con questo celeste chiaro. Quindi inizierò dal centro della manica, dal sotto della manica, e andrò a alzarmi di 3 catenelle per avere il primo punto di maglie alte, che sono 3 maglie alte. Poi ci sarà una maglia catenella e 3 maglie alte. Una maglia catenella e 3 maglie alte. Quindi entrerò dentro al prossimo buchetto dove c'è il mio market. A questo punto il market può anche togliere perché ormai abbiamo visto dove inizia il nostro lavoro. Quindi farò una catenella e 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte nel punto successivo. Quindi continuerò così per tutto il giro. Adesso, già dal secondo giro celeste sul corpo, inizieremo le diminuzioni sul fianco, cioè inizieremo le diminuzioni dalla parte del sottobraccio. Andremo a diminuire gradualmente delle maglie per impedire al triangolo di allargarsi sempre di più e per scendere giù abbastanza in linea con il corpo. Quindi, come vedete, ho già messo 2 marker a indicare i punti esatti dove ho l'incrocio della manica con il corpo.
Nella parte della congiunzione tra la manica e il corpo, io il primo rigo, come abbiamo visto, l'ho fatto punto creni normale, andando a ripercorrermi tutta l'ampiezza del sottomanica che ho dato in più. Quindi rispetto ai due punti grenni dove ho messo il marker dell'aumento del sottomanica, io metterò un marker aggiuntivo nel centro esatto del sottomanica che mi servirà per le diminuzioni della manica e le diminuzioni del corpo. Sono simili, ma sono fatte con un ritmo diverso, in quanto nella manica si procede dopo 8 maglie a cominciare le diminuzioni, dal corpo si procede subito. Andiamo a vedere tecnicamente come fare le diminuzioni all'esca di pesce. Come vedete, questo è il punto del sottobraccio, quindi io vedrò qui nella linea che divide il fianco dalla manica nel sottobraccio, vedrò sempre i miei due marker rossi e quello centrale arancione, che è quello che mi determina poi la linea del fianco e quindi delle diminuzioni. Ora, in questo caso io ho dovuto fare un rallentamento delle diminuzioni perché ho voluto dare più ampiezza al petto, ma perché il giroseno in questo caso di questa misura specifica era più grande e quindi come vedete possiamo poi adattare le nostre diminuzioni a seconda dell'esigenza della misura. Però io ve lo spiego in maniera semplice per una taglia diciamo lineare con un'ampiezza armonica tra il seno e la vita. Quindi se questo è il mio centro, io ovviamente andrò più giù perché vi voglio far vedere il, il punto, diciamo, che si ripete sempre uguale, perché io la lisca di pesce in questo caso l'ho iniziata da un certo punto in poi. Quando ho messo questo marker, ho segnato ovviamente il punto da cui inizia la diminuzione, non solo la linea, ma anche il punto esatto dove ho fatto il primo giro, come abbiamo visto, di punto granny normale per definire il fianco. Quindi ora io andrò a mettere analogamente un marker da un'altra parte, ma dobbiamo iniziare di qui in pratica. Quindi andiamo a mettere un marker di esempio su un punto granny normale dove questo rappresenta questa linea qua che l'ho creata come si presentavano le maglie senza diminuzioni, ok? Quindi andiamo a vedere come esempio questo punto centrale come se fosse il fianco. Quindi faccio il mio punto granny per tutto il fianco e le punte del davanti e del dietro normalmente come si presentano. Dopodiché, quando mi avvicino al mio marker, ogni volta che mi avvicino al marker del fianco, che saranno per 2 volte lungo tutto il perimetro, andrò a farmi, invece che 3 maglie alte, solo 2 maglie alte. Senza interruzione di catenella, cioè di continuo, senza la catenella, andrò nel buco successivo e farò altre 2 maglie alte. In questo modo poi vado avanti, quindi avrò 2 gruppi di 2 maglie alte che abbracciano il centro del fianco, ok? Quindi andrò avanti col mio punto granny per qualche altro punto. Quando arrivo alla fine del giro e ho
fatto tutto il perimetro, comprese le punte del davanti e del dietro, quando girerò il mio lavoro, vedrò che nel punto del marker del centro del fianco io avrò 2 maglie alte di qua e 2 maglie alte di là. Quindi il prossimo giro, perché ogni giro va fatto una diminuzione, io avrò 2 maglie alte e 2 maglie alte che abbracciano questo gruppo delle due, in maniera da considerare queste 4 maglie come se fossero un gruppo unico di una granny. In questa maniera viene la diminuzione. Quindi io mi percorrerò di nuovo tutto il perimetro. Quindi quando arrivo al secondo giro e mi trovo nei pressi del marker, subito prima della diminuzione andrò a fare qui 2 maglie alte esattamente come questa. Quindi 1 e 2. Senza interruzione di catenella vado nel buco successivo alle 2 e faccio altre 2. Quindi questa lisca verrà sempre più vicino a chiudersi il fianco e diminuire le maglie. Quindi continuo il mio punto granny in maniera normalissima e lo faccio per tutto il perimetro del poncio. Il giro successivo uguale, entro nel buchino precedente alla diminuzione, entro nel buchino successivo alla diminuzione saltando il mezzo delle 4 e considerando queste come se fossero un unico blocco. Ovviamente nel solito modo 2 maglie alte e 2 maglie alte, e così continuo per tutti i giri fino ad arrivare in fondo al poncio, dove quindi nel caso che vogliate fare una variante per le diminuzioni, invece che farlo ad ogni giro potete fare un giro di diminuzioni nella corrispondenza dell'altezza del seno, 2 giri granny normali, dopodiché quando arrivate a superare l'ampiezza del petto potete ricominciare, per farlo avvitato, sempre questa lisca di pesce e andare avanti così. Come abbiamo visto prima nel fianco, questa lisca di pesce 2, 2, 2, 2, 2. L'ho terminata con un punto normale granny per riprendere il motivo. Questa è la riga che abbiamo costruito di separazione tra la parte dello scollo e della spalla e la manica e il corpo. Quando andiamo a realizzare la manica, nel punto esatto di congiunzione tra la manica e il corpo, come abbiamo visto, lo facciamo come si presentano e così continuiamo per la manica, giro giro, come si presentano, punto granny, senza diminuzioni, per 8 giri. Al nono giro facciamo una diminuzione dove nel sottomanica in corrispondenza del centro fra i 2 segni che io ho messo. Quindi rispetto al marker centrale che corrisponde all'attaccatura sotto della manica, noi dovremo fare le diminuzioni sulla linea che corre sotto la manica, che sarebbe questa. Questa è la manica e questa è la linea del sottomanica. Quindi la prima volta, dopo 8 giri tutti uguali, noi, cioè delle maglie come si presentano, noi andiamo a fare la prima diminuzione, che corrisponde al nono giro, e si faranno, invece che 3 maglie alte e 3 maglie alte in questi buchini, faremo 2 maglie alte e 2 maglie alte senza congiunzione della catenella, quindi direttamente 2 e 2 senza catenella. Il giro successivo noi ignoreremo
la distanza che c'è fra queste due e lo considereremo un gruppo unico. Quindi andremo a fare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, così per 4 giri. Dopo 4 giri, quindi prima 8, poi 4. Dopo 4 giri andiamo a rifare sulla stessa linea altre 2 diminuzioni, esattamente come questo. Quindi ogni 4 giri noi facciamo una diminuzione a questo punto fino ad arrivare alla lunghezza precisa della manica, che a secondo della taglia della persona capiterà con centimetri diversi. Andiamo a vedere come fare la diminuzione della manica. Quindi i primi giri sono esattamente come si presentano e poi ora andiamo a fare un esempio di come si fa la manica. Questo è, diciamo, come si presenta. Qui siamo sul mezzo del sottomanica e si comincia da qui, sempre. Quindi si entra vicino al mezzo, diciamo, del sottomanica, ci si alza di 3 catenelle per iniziare la nostra maglia alta e facciamo una maglia alta e sono 2. Senza interruzioni di seguito farò altre 2 maglie alte nel buco successivo. 1 e 2. Questa codina me la andrò poi a lavorare insieme al resto del lavoro in modo da fermare il filo. Quindi continuiamo a questo punto con il punto granny per tutto il giro della manica. Quindi una catenella, 3 maglie alte. Vediamo adesso, una volta finito il giro, come lavorare il punto successivo. Avendo eseguito le 2 diminuzioni di 2 maglie alte e 2 maglie alte senza intermezzo, andrò nel buchino precedente, mi alzo di quanto mi serve per fare la prima maglia alta, la codina poi la fermerò nel lavoro, 2 maglie alte, 3 maglie alte e faccio il mio punto granny normale, quindi comprensivo della catenella, continuando tutto il giro normalmente, saltando questo buchino nel mezzo fra le due e quindi avrò fatto una diminuzione. In questo modo continuerò tutto il giro lasciando spazio tra queste 2 maglie, 2 e 2. Successivamente, dopo altri 4 giri, farò un'altra diminuzione, quindi 1, che è questo, 2, 3, 4 e un'altra diminuzione. E così andrò avanti fino alla fine della manica.